Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincau e questa è la masterclass di Power BI. Siamo giunti alla parte 2, quindi andremo a vedere come importare i dati con Power Query. Quest'oggi andremo a vedere nello specifico come importare i dati da un sistema locale. Quindi importeremo un Excel, un CSV, una tabella di Microsoft Access o di SQL Server, ma che sono residenti all'interno di un sistema locale. Che cosa intendo con un sistema locale? Possono essere dei dati contenuti nel vostro disco rigido del vostro computer, piuttosto che magari sono su una share di rete della vostra azienda, ma sempre all'interno della intranet della vostra azienda. Invece nella prossima lezione vedremo come caricare i dati da un sistema cloud, come ad esempio SharePoint, OneDrive e Microsoft Teams. E successivamente andremo a vedere appunto come, che differenze ci sono tra queste cose qua, come applicarle, eccetera, eccetera. Io adesso farò tutte le importazioni, tutti gli esercizi che vedrete nelle prossime lezioni li farò sempre con una licenza free. Nel momento in cui non riuscirò a fare qualcosa perché è richiesta la licenza Power BI Pro, switcherò alla licenza Power BI Pro, così anche chi non ha la licenza vede appunto solo quel passaggio che non può fare con la licenza prima, almeno può vederlo in modo ben distinto. Altrimenti se parto con la licenza Power BI Pro potrei non rendermi conto che chi non ha una licenza lo specifico passaggio non lo potrebbe fare. Comunque più o meno con la licenza free potete fare quasi tutto, insomma, almeno per la pubblicazione verso voi stessi. Bene, allora andiamo al file PBX, quindi al nostro Power BI Desktop, e iniziamo a importare questi dati qua. Ecco qui, quando noi apriamo l'applicazione, ci troviamo appunto su Power BI Desktop e qui abbiamo due modi per importare i dati. Noi possiamo utilizzare appunto questi bottoncini che troviamo su qui, andare su recupera e poi qui scegliere il driver che a noi più ci interessa, piuttosto che premere su altro dove comparirà una schermata con tutti i driver esistenti. Ok, qui ci sono tutti, vedete sono tantissimi, e qua noi potremo anche scrivere ad esempio CSV e vedete dopo lui fa un filtro e vi fa vedere anche sotto che scheda si trova. Piuttosto che, questo è il sistema ovviamente veloce dall'esterno, possiamo attraverso il bottone Trasforma dati accedere direttamente al pannello di Power Query. Quindi se noi andiamo su Trasforma dati, accediamo a Power Query, quindi vedete si è aperto come un'altra applicazione, come succede proprio con Excel se già lo utilizzate. E qui troviamo appunto un po' di bottoncini. Per andare ad importare i dati si va semplicemente su Nuova Origine, che è praticamente lo stesso bottone che vedevamo fuori. Anche qua compaiono dei driver e se noi facciamo clic su altro compare praticamente la stessa finestrina che vedevamo all'esterno, solo che lavoriamo direttamente da dentro Power Query. In ogni caso, anche se prendete i dati dall'esterno, quando importerete il dato comunque si aprirà in automatico Power Query che vi farà vedere la query. Allora, iniziamo a importare questi dati qua. Io ho preparato praticamente questi tre dati qua, quindi c'è un CSV, c'è un database con dentro una tabella e qui c'è un file Excel. Vediamo anche il database, vedete che qui c'è la tabellina. Poi ho anche preparato praticamente sul SQL Server, eccolo qua, qui c'è un database che dopo noi ci collegheremo e tireremo su una di queste tabelle. Ovviamente per tutti gli abbonati di tipo studente o superiore trovate sia il backup di questo database SQL che questi tre file qui che vado ad importare, ma anche il PBX che sto usando nell'esercizio, quindi potrete scaricarlo in descrizione a questo video. Vi ricordo, potete scaricarlo solo se siete abbonati con tipo studente o superiore. Allora, andiamo a importare questi dati. Quindi come si fa ad importare questi dati? Allora andiamo qui, adesso andiamo a importare ad esempio il CSV per primo che è qui, quindi noi ci scegliamo il driver CSV, testo CSV e facciamo un bel connetti. Quando noi facciamo connetti lui ci dice ok, dov'è il file che vuoi importare? Adesso io me lo prendo qua dalla barra degli indirizzi, così arrivo qui, lo posso scrivere qua su, piuttosto che lo scrivo addirittura dove c'è il nome file. Se io faccio invio, arrivo direttamente nella cartella che ho copiato dal. Ecco che lui trova, vedete, solo il CSV, perché se guardiamo qua ci sono file, ma io mi sto connettendo con il driver del CSV. Quindi lui vedrà solo questo tipo di dati. Vedete, txt, CSV, PRN, se vi passo a destra. Quindi io clicco sul file che mi interessa e faccio un bel apri. Quando faccio apri, ecco che lui si collega e lui fa praticamente, legge il contenuto del CSV e cerca di capire che cosa c'è dentro e lo formatta in base a quello che trova nel contenuto. Generalmente vengono letti
se non erro, le prime 100 o le prime 1000 righe per decidere la formattazione automatica, ma poi tra poco vediamo anche come cambiarla. Qui comunque lui trova in automatico anche il delimitatore se esiste, e ecco qua, in base alle 200 righe, qui potete anche cambiare. Potete anche dire, guarda, rileva il tipo di dati, che è quello che vi dice se il campo è un tipo dato, un numero, un testo, eccetera. E qua potete dire, guarda, scannati tutto il file, che se è grosso magari ci mettete un po', oppure non rilevare il tipo di dati perché lo fate voi poi a mano. Noi lasciamo le prime 200 che comunque va benissimo. Qui adesso noi facciamo un bel ok perché questa è un'anteprima, facciamo un ok e ecco che qui sulla sinistra si crea una query. Questa è una query di dati, quindi dentro qua c'è una tabellina. La tabellina che c'è qui, ok, la query risultante, ok, ha questi passaggi sulla destra, vedete c'è il passaggio origine, il passaggio di impostazione a stati livello e il modifica tipo. Questi tre passaggi li ha scritti in automatico Power Query. Se noi andiamo ad esempio e clicchiamo su origine, vediamo che praticamente qua su c'è la barra del codice. Quando noi creiamo un passaggio in Power Query, ok? Cliccando sui bottoncini che poi impareremo ad utilizzare qua su, si creano praticamente i passaggi e qua scrive del codice in automatico. Appunto tutto quello che c'è scritto dentro qua è praticamente un linguaggio che si definisce il linguaggio M. Se noi vogliamo vedere tutto lo script che genera questa query qua, si va nel menu visualizza e si fa editor avanzato. E qui vediamo che praticamente se noi ci prendiamo tutto questo testo qua, ok, va a creare questa query qui con tutti questi passaggi e questo risultato qua. E questo è solo giusto un accenno, poi entreremo un po' più nel vivo di questa cosa qua. Se non vedete i passaggi applicati sulla destra, perché può essere che sia anche questo, dovete andare nel menu visualizza qua su in alto, ok, dovete andare appunto nel menu visualizza qui e poi dovete premere il bottone impostazioni query che è qui, ok, vedete che se lo premo compare e scompare. Se invece non vedete la barra della formula che è qua, che qui comunque con la linguetta la potete anche allargare per vedere un po' di più, ok, dovete premere praticamente sempre nel menu visualizza barra della formula, vedete che compare e scompare. Attivateli sempre questi due perché sono molto importanti per lavorare con Power Query. Anche qui vedevamo l'opzione nella lezione precedente, però potremmo fare anche una spunta in modo da avere la spaziatura fissa, vedete, così abbiamo la spaziatura fissa del testo. Ok, fatta questa cosa qua, abbiamo praticamente importato il primo file. Ritorniamo un attimo qui a vedere i passaggi. Qui abbiamo praticamente che lui dice il percorso, vedete, qui c'è il percorso. Se io qui premo nella rotellina, ok, entro nella modifica di questa cosa qua, perché magari il CSV è stato spostato in un'altra posizione, ok, quindi basterà premere nella rotellina e dirgli guarda non si trova più là, faccio sfoglia, si trova in un'altra cartella e poi lo praticamente rientro, lo seleziono e faccio apri. Nel momento in cui faccio apri, qui il percorso praticamente va a modificarsi, oppure lo scrivete direttamente anche a mano se volete voi. Quindi anche qua vedete per ogni passaggio applicato c'è una rotellina quasi su tutto, insomma. E sulle rotelline appunto potete decidere che cosa fare. Ad esempio lui che cosa fa? Ha interpretato che ci sono praticamente i nomi dei campi all'interno del CSV, la prima riga è il nome del campo. Se io vengo qua e gli dico ehm, elimino ad esempio questo passaggio qua, ok? Vedete che praticamente se vado su origine, poi togliamo anche il modifica tipo, il nome del campo in realtà è all'interno del record e qui mi ha messo column 1, 2, 3 e 4, quindi non ha definito il nome in automatico perché può essere che dei CSV non abbiano il nome del campo al suo interno, bisogna capire se c'è. In ogni caso si può poi andare a riapplicarlo con il menu trasforma, usa la prima riga come intestazione, quindi usa la prima riga come intestazione. Vediamo se lo clicchiamo, ecco che ha ricreato i due passaggi che aveva fatto lui in automatico in importazione. Qui il modifica tipo praticamente dice, vedete se io vado in intestazione è tutto ABC, 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 ABC. Significa che questo qui praticamente sono tutte colonne di tipo testo. Il rilevamento in automatico che vedevamo all'inizio sulle 200 righe ha interpretato che questo è un testo, un'altra colonna di testo, testo, e questo ha identificato che è un numero intero e ha messo un 2, 3. Se lo volete cambiare potete cliccare appunto qui e andare a scegliere il formato che più desiderate. E così abbiamo praticamente importato il nostro dato. Adesso molto velocemente lo facciamo anche con gli altri file. Quindi andiamo nel menu Home e facciamo praticamente nuova origine, così andiamo a creare una nuova query. Andiamo a prendere ad esempio il file
Excel, io apro sempre il pannellino così li vedete tutti i driver, cartella di lavoro, connetti. Ecco che qui sono già nella cartella giusta, mi prendo praticamente questa base dati qua che è in formato XLSB in questo caso. Faccio apri, ecco che lui si sta connettendo, praticamente quando si apre Excel, ok, dentro l'Excel può essere che ci siano anche più schede, più tab, quindi in questo caso ce n'è uno solo e questo è un probabilmente un'altra scheda. Comunque a noi interessa prendere il primo tab, quindi lui trova questa tabellina qua. Ok, quando noi abbiamo selezionato il foglio che ci interessa, facciamo praticamente clic ok, ok. E ecco che lui praticamente andrà a creare la query, una seconda query, vedete, c'è la prima e qui c'è la seconda, e anche qua ha creato tutti i passaggi necessari per andare a selezionare il dato. Vedete che qui compare, a differenza di prima, la navigazione, perché quando entriamo nel file Excel, ok, lui trova questi fogli di lavoro. Ma quale foglio di lavoro dovevamo selezionare? Perché all'interno del file Excel può essere che ci siano anche più tabelle, vedete, tabella 1 e tabella 2. Quindi con la navigazione, praticamente premendo sulla tabella, si crea questo passaggio qua che seleziona appunto la tabella specifica che ci interessa. Alzate il livello della prestazione modificativo. Ecco che abbiamo collegato l'Excel. Una nota di riguardo sull'Excel: fate sempre attenzione a collegarvi quando sapete che ci lavorano anche altre persone. Se vi collegate a degli Excel dovete cercare di o vi fate una copia dell'Excel su una vostra posizione sicura, ma cercate di non collegarvi a dei fogli di lavoro che poi sono utilizzati da altre persone, perché vi possono creare poi un sacco di problemi sulla gestione dell'aggiornamento dei dati. È un vincolo un po' particolare. Un po' tutti i dati e il contesto è uguale. Quando si va a leggere da un'origine bisognerebbe essere sicuri che l'origine è sicura e non viene allocata da qualcuno per qualsiasi motivo. Comunque avremo modo di approfondire in seguito anche questa cosa qua. Adesso ci colleghiamo ad esempio al database di Access e poi vediamo l'ultimo di SQL Server che è un attimo più diverso. Ecco qua, database di Access, ci colleghiamo, ecco che siamo già nel percorso, prendiamo il database, similarmente all'Excel, vediamo che lui apre il database e trova tutte le tabelle che ci sono. In questo caso ce n'è una sola, quindi noi selezioniamo quella che ci interessa, perché potremmo anche prenderne più di una. Per ogni tabella che andiamo a selezionare, lui creerebbe sulla sinistra una query dedicata per ogni tabella. Non è che crea una query e unisce tutti i dati in qualche modo, no, creerebbe comunque una query per ogni tabella che è andata ad importare. La stessa cosa sarebbe anche sull'Excel, diciamo. Comunque qui abbiamo l'anteprima, facciamo l'ok. Ecco che qui ha importato appunto anche la tabella che c'è in Access. Quindi abbiamo solo due perché abbiamo l'origine, quindi da dove arriva appunto il nostro database, e la navigazione che sceglie, che seleziona la tabella. L'intestazione e la formattazione è già automatico perché viene ereditata direttamente da Access, quindi è un po' più intelligente del CSV e di Excel. Adesso andiamo a importare praticamente il dato che è residente in SQL Server. Allora, ci sono due modi per operare. Uno è attraverso il nome dell'istanza e del database del SQL Server. L'altro è utilizzare un driver ODBC, che è quello che io più preferisco e che consiglio. Perché? Perché adesso se io qui vado a connettermi, praticamente il mio SQL Server, eventualmente c'è la masterclass di SQL Server se volete poi approfondire come funziona l'installazione di SQL Server, come si fanno i database, le query, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque qui vedete c'è un nome, questo è il nome del mio server, questo è il nome dell'istanza. Quindi adesso facciamo una connessione nativa, ok? Quindi utilizziamo un driver, andiamo nativamente all'interno del SQL, costruendo il driver in Power Query. Questo nome però potrebbe cambiare nel tempo e invece se noi utilizziamo un driver ODBC come vedremo tra poco, io potrei comunque mettere questa configurazione all'interno del driver ODBC e con Power BI importi i dati attraverso il driver ODBC che ha un nome fisso. Se poi un domani il nome di questa macchina, di questo SQL Server, cambia per qualsiasi motivo, il nome del driver ODBC comunque rimarrà sempre lo stesso. Quindi nel momento in cui io andrò ad aggiornare il driver ODBC, tutta la mia reportistica continuerà a funzionare. Se noi invece ci colleghiamo col sistema nativo, che è una scelta, perché poi andando avanti capiremo anche altre cose e vedremo che sarà necessario fare questo tipo di collegamenti nativi, soprattutto quando andremo a lavorare in cloud. Però per adesso capiamo il locale, quindi se io adesso mi collego con questa cosa qua, mi prendo il nome dell'istanza, vedete, e vado praticamente qui, faccio nuova origine e qua gli dico da SQL Server, ok?
io cosa gli devo dire? Il nome del server, quindi gli do il nome del server che è quello che abbiamo visto prima. Se non lo sapete, avete un SQL Server e ve lo gestisce l'IT, dovete chiedere all'IT che vi dia il nome dell'istanza, altrimenti non potete recuperarlo se non lo sapete. E qui ci dovete mettere anche il database, se lo sapete è facoltativo, però è sempre meglio mettergli anche il database, quindi noi ci vogliamo collegare a questo database. Se non lo sapete, non lo mettete, vi comprerà la lista dei database. Poi se noi siamo bravi e skillati possiamo fare opzioni avanzate e qui se siamo bravi appunto andiamo a scrivere la query SQL per fare l'estrazione dei dati dal SQL Server, quindi faremo select asterisco from nome tabella where e tutto quello che c'è da mettere. Questo perché? Perché se noi facciamo la query da qua sotto, quando noi andiamo a richiamare i dati ci porteremo fuori solo la porzione di dati che è all'interno del nostro database di SQL Server che a noi interessa, senza importarci tutta la tabella e poi fare i filtri su Power Query. Otteniamo così un netto miglioramento delle prestazioni sull'aggiornamento del report di Power BI. Quindi, ad esempio, CSV e WIP dovete avere delle fonti dove i dati vi servono tutti. Se poi andate a filtrarle è una perdita di efficienza, quindi SQL Server è sicuramente meglio perché potete appunto anche andare a fare queste query. Quando fate le query qua sotto in questo box, poi i calcoli vengono comunque, se fate dei filtri e cose varie, ovviamente dovete saper scrivere in T-SQL, vengono comunque i calcoli demandati all'istanza SQL Server. Quindi se il SQL Server è su una macchina dedicata, tutti i calcoli li farà quella macchina lì e poi praticamente i dati verranno restituiti al vostro Power BI desktop o service, dipende da dove poi avete pubblicato il report, verranno restituiti solo con la porzione di dati risultante dal vostro calcolo. Quindi è una cosa interessante utilizzare anche questa cosa qua sotto. Per adesso non lo facciamo. Un'altra cosa importante, vedete che qui c'è scritto modalità di connettività di dati. È una cosa bella con SQL Server perché noi possiamo fare importa, significa che noi importiamo all'interno del nostro Power BI Desktop PBX i nostri dati, quindi da SQL Server vengono spostati, letti e vengono praticamente caricati proprio dentro il file. Se io invece faccio direct query è una cosa differente, significa che io faccio una connessione al SQL, ma poi quando andrò a lavorare nel front-end e farò un clic su un filtro, lui non ha in cache i dati, non li ha caricati in corpo, quindi lui ogni volta che un utente andrà a fare un filtro, perché voi sviluppatori siete un utente, poi magari pubblicate il report a 100 persone contemporaneamente vanno dentro e fanno lo stesso filtro, quando le persone fanno un filtro parte una query verso SQL che fa appunto il richiamo di quella porzione di dato che gli serve. Quindi tutti 100 fanno click, partono 100 query verso il SQL. Quindi il direct query, se al momento ve lo sconsiglio, è pensato per sistemi come analisi service e gestione dei big data. Al momento utilizziamo l'importa, così è anche più veloce, perché quando avete caricato voi una singola volta i dati nel vostro Power BI, tutti gli utenti che poi utilizzeranno il vostro report attingeranno dal singolo report che avete creato voi, da quella alimentazione che avete creato voi, senza andare dietro al database e creare magari traffico di network e mettere in sofferenza magari la macchina SQL. Questa cosa qua è molto molto importante, quindi mettiamo import e facciamo ok. Ecco che qua compaiono praticamente le tabelle come succedeva prima con l'Access, quindi ne prendiamo una a caso, adesso spero che ci siano dei dati, proviamo a prendere ad esempio questa, sì, qui ci sono dei dati, facciamo ok. Ecco che quando facciamo ok, similarmente all'Access, vedete che qua ha fatto i passaggi di navigazione, l'origine, qua mette appunto il nostro driver e il database dove si è collegato, e poi la navigazione dice in quale tabella siamo andati a collegarci. Ecco che abbiamo appunto importato. Vediamo l'ultimissimo, il driver ODBC. Allora, il driver ODBC bisogna fare nuova origine, bisogna fare altro, e qui praticamente dobbiamo andare su, se ricordo bene, possiamo anche fare tutto, scriviamo ODBC, così dovrebbe apparire, ecco, compare il driver ODBC che era appunto sotto la scheda altro, e facciamo connetti. Però, vedete, compare questa schedina qua, quindi noi dall'elenco dovremmo selezionare un driver che ci porta al database di SQL, eccolo qua, SQL Adventure Work. Ovviamente voi non ce lo avrete perché questo driver dovete crearlo nel vostro computer, ma come si crea questo driver? Bisogna andare giù nella lente di Windows e fare ODBC. Allora, a seconda di come voi abbiate il computer a 64 bit o a 32 bit, dovete usare quello che avete appunto nel vostro computer. Se vedete il 64 comunque significa che il vostro computer è 64 bit, quindi fatelo sempre con
Se non vedete 64 vuol dire che è a 32, quindi lo fate col 32. Comunque andiamo qui, compare questa scheda. Ovviamente per fare un driver ODBC servono i diritti amministrativi sulla vostra macchina, quindi se siete con un computer aziendale probabilmente il driver ODBC non lo potete creare in autonomia, ma lo dovrete chiedere probabilmente al vostro service desk o al vostro IT. Allora, qui comunque c'è una scheda utente, DSN utente e DSN sistema. Ok, va creato sul sistema, così se altri utenti utilizzeranno il vostro computer o state creando questo utente, questo driver all'interno di una macchina virtuale, che poi vedremo anche queste cose più avanti, viene visto da tutti il driver. Se invece lo create qua, viene visto esclusivamente dal vostro utente. Se non avete i diritti amministrativi su DSN sistema non lo potete creare, però su DSN utente lo potete creare anche senza diritti amministrativi, quindi potete comunque procedere in autonomia, ma sapete che lo vede solo il vostro utente. Andando qui, ok, in DSN di sistema comunque la procedura è uguale, voi potete fare aggiungi. Vedete che qua ci sono due driver che io ho già messo, adesso lo apro un attimo con il doppio clic giusto per prendermi il nome dell'istanza. Adesso se io faccio aggiungi, vedete, qui compare questa roba qua. Ora, probabilmente questo e questo voi non ce l'avete. E nemmeno il driver ODBC 17. Adesso non scendo troppo nel dettaglio di questa cosa qua. Magari alla fine del video troverete il video che vi spiega come configurare tutto, installare, perché c'è anche una playlist sul SQL Server dove spiega tutta questa cosa qua. In ogni caso voi troverete sicuramente questo. Quindi cliccate sul SQL Server, fate qua gli date il nome del driver che volete e qua mettete il nome dell'istanza come avete fatto prima in Power BI. Fate avanti, qua dite come vi volete connettere, praticamente di solito si usa le credenziali di Windows, dipende un po' dal SQL che avete, comunque qua scegliete voi se usare un utente di SQL Server piuttosto che quello di Windows. E qui decidiamo il database, questo è importante, qua va sempre selezionato il database sul quale voi volete andare a comunicare, quindi selezionate questo, così siete sicuri che lo fate bene. Quindi selezionate il database che vi interessa e fate avanti. Fine, poi fate un verifica origine dati così vedete se avete superato il test. Se qua dice fallita vuol dire che avete sbagliato qualcosa, probabilmente nelle credenziali di solito si sbaglia sempre lì. Si fa ok, ok e praticamente ecco che qui è comparso il drive. Io adesso per caso torno qui e faccio praticamente da ODBC, vedrete che praticamente comparirà anche quel nuovo driver ODBC. Eccolo qua, faccio connetti e oltre agli altri vedete che compare anche il nuovo driver che ho fatto. Ok, ovviamente fateli sempre parlanti, io di solito metto SQL underscore il nome del database al quale mi sto collegando. Quindi utilizzando appunto il driver ODBC anche qui abbiamo il pannellino dove possiamo fare la query, però non possiamo fare la direct query, qui funzionano sempre in importazione, ecco già una differenza dal nativo al driver ODBC, ok? Quindi qua farete sempre importazione con il driver ODBC. Quindi qui se volete fate la query in SQL se siete capaci, altrimenti premete ok. Qui vi chiede le credenziali, vedete, anche se le avete specificate all'interno del driver, la prima volta vi chiede le credenziali, quindi in questo caso nel mio caso specifico funziona con le credenziali di Windows e dico guarda utilizza le credenziali di Windows, quindi da database, ok, clicco su Windows. Quando sono qui non faccio altro che fare connetti. Quando faccio connetti praticamente ecco che compare tutto, anche se io nel driver ho specificato il database, Power BI comunque riesce a vedere tutti i database. Quindi noi andiamo sul database che più ci interessa, entriamo nella libreria perché qua viene tutto diviso un po' meglio, vedete appunto la libreria rispetto al nativo questo qui funziona un po' meglio, entriamo nelle sales e avevamo preso praticamente vSalesPerson, eccolo qua, avevamo preso questo qua, c'è sempre il nome della libreria e il nome della tabella, adesso magari ne prendiamo un altro giusto per far vedere qualcosa di diverso. Quando facciamo ok ecco che praticamente ha creato la nostra query sulla sinistra e a destra abbiamo i nostri passaggi di navigazione. Se andiamo sull'origine vediamo che qui ha scritto una cosa diversa, ha fatto DSN e qui ha messo il nome del driver che abbiamo utilizzato. Se andiamo su questa origine invece vedete che scrive proprio un'altra cosa, usa proprio questo driver qua. Bene, ora che abbiamo importato tutte le tabelle dobbiamo praticamente farle arrivare a Power BI Desktop perché siamo all'interno di Power Query, quindi basterà andare nel menu Home, qui abbiamo praticamente una linguetta, facciamo praticamente chiudi e applica, facendo chiudi e applica lui che cosa farà? Praticamente vedete va a recuperare tutti i dati dalle nostre alimentazioni e qui sulla destra ha importato appunto le nostre tabelline e da queste tabelline poi noi possiamo andare a lavorare con gli oggetti di Power BI. Poi andando avanti nel corso appunto
capiremo anche come funziona Power Pivot, eccetera, eccetera, eccetera. Però per il momento ci fermiamo. Come sempre, se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Se volete sostenere il canale, cliccate sull'abbonamento, sul bottoncino dell'abbonamento che c'è qui sotto, così mi aiuterete appunto a sostenere la continuità di questi video. Tant'è che comunque ricordatevi che in descrizione trovate il file zip dove trovate appunto questo file qui, pbx, più tutte i file di esercizio che vedevamo poco fa, che abbiamo appunto importato, sia questi qui che il back del database di SQL Server, così potrete allenarvi a fare gli esercizi che più vi interessano. Bene, vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo alla prossima puntata. A presto, ciao!